Benvenuti in un nuovo video unboxing del Conclave. Siamo qua come al solito con il Car. E oggi iniziamo un nuovo ciclo, Andrea. Sì! Iniziamo questo ciclo che si intitola Sangue e Denaro. Quindi tematiche forti, strong, soldi, sangue. Cosa ci aspettiamo? Non so. Sangue e denaro. Allora, A questo punto ci aspettiamo sangue e denaro. Spoileriamo che ci sarà una meccanica completamente nuova nel gioco, sì, dentro questo ciclo, che adesso andiamo a vedere subito. Il primo chapter con cui apriamo è questo qua, che state vedendo, che si intitola Uomini e Buffoni. Allora, il nostro chapterino ha innanzitutto un packaging diverso, vabbè, dentro ovviamente di nuovo 20 carte diverse in 3x, quindi 60 carte classiche, 2 per ogni fazione più 4 neutrali. Vedete che qua sì, hanno aggiunto qualcosina. Allora sì, hanno cambiato un attimino il packaging, vabbè, invece questo di esserci un po' una carta, esatto, c'è un flyerino così. E però ragazzi, qua sotto non buttate via la confezione, perché qua sotto, ecco qui, vedete, aprite, c'è dentro un inserto che adesso vi facciamo vedere in qualche modo, vediamo se riusciamo. C'è questo inserto qua con delle illustrazioni inquietanti qua davanti, che è veramente inquietante. Sono carini. Sì, un po' buffi. Cioè, diciamo che sfide astuzia per 2. Ah, ma è un altro giochino simpatico. Sì, esatto, è una pubblicità, non so, il primo cavaliere è una pubblicità, va bene. Dietro, invece, che ci interessa di più, c'è il regolamento della nuova meccanica, che in realtà è una keyword, sostanzialmente è una parola chiave, che si chiama donazione. Allora, come funziona la donazione? Lo spieghiamo subito. Donazione è una keyword che hanno alcune carte, possono avere sostanzialmente anche i luoghi. Questa è una cosa un po' particolare, perché di solito le parole chiave quasi tutte sono soltanto sui personaggi, ma questa magari anche attachment, non si può, cioè, potrebbero essere anche gioco, esatto, comunque permanenti normalmente, quindi comunque possono avere qualsiasi carta sostanzialmente che rimane in gioco. E come funziona? Ti dice che quando la carta entra in gioco, quindi attenzione, non quando viene giocata necessariamente, né schierata, quindi né giocata né messa in gioco, ma quando entra in gioco, quindi mediante qualsiasi effetto, ok, che porti la nostra carta in gioco, se c'è questa parola chiave possiamo pagare delle monete d'oro dalla nostra riserva e mettere sulla carta, ok? Quindi spostiamo delle monete dalla nostra riserva su questa carta e ne possiamo mettere tante quante ci indica la parola chiave. Quindi la parola chiave è donazione, ci sarà scritto sempre donazione 1, donazione 2, donazione 3, donazione 4, quello che è, e noi possiamo mettere fino a quel valore sulla nostra carta che è entrata in gioco. E poi queste monete che sono sulla carta ovviamente ci permetteranno di attivare degli effetti via via differenti che le carte hanno. Comunque adesso ne vediamo subito qualcuno, quindi va bene. Ok, quindi direi che abbiamo capito. Comunque la spiegazione fatta bene la trovate lì sul flyer che è all'interno del chapter. Allora, noi partiamo come al solito in ordine di numerazione delle carte. Come al solito trovate i link rapidi per saltare di carta in carta nell'info box del video e basta, direi che abbiamo fatto i soliti disclaimer, possiamo iniziare come di consueto. Allora, partiamo quindi con gli Stark. Gli Stark hanno come prima carta questa nuova versione, diciamo questo atteso ritorno del vecchio, il vecchio per eccellenza, Oster Tully, è tornato. Sembra meno vecchio di tanti vecchi visti precedentemente. Cioè, nell'immagine sembra veramente che stia per tirare le cuoia, che in effetti sì, sempre anzianissimo, così, però l'altra volta con la barba, sì, vero, Babbo Natale. Questo qua invece sembra più sembra un compositore di musica classica. Vero, è vero, sì. Allora, vabbè, costa 2, forza 1, monoiconato potere, quindi diciamo che costo, icone, forza, quelle classiche. Non cambiano. Sempre... Allora, non è fedele, è Casaturi ovviamente, e Lord. E ha un'abilità passiva che ci dice che finché Oster Tully sta partecipando a una sfida, attenzione, quindi sta partecipando a una sfida, ok? Ogni altro personaggio Casaturi partecipante che controlliamo ottiene fama, che è forte. Allora, lui non la prende fama, no, ok? Perché ci dice ogni altro personaggio Casaturi. Funziona in attacco o in difesa. Quando lui partecipa, tutti i Casaturi che partecipano insieme a lui, tranne se stesso, prendono fama. Personaggi Casaturi senza fama ce ne sono un bel po'.
per esempio, cioè praticamente tutti tranne il pesce nero, se non sbaglio, i Sì, Casaturi, perché c'è Edmure, c'è Catelyn, Edmure, Catherine, i messaggeri, quelli che quando entrano ti daranno il punto, ci sono i Tumbleton, Tumbleton, che sono, insomma, ce ne sono tantissimi di personaggi turri, quindi volendo... ma quasi tutti senza fama, quindi comunque lui è sì. un bel boost. Esatto, tranne Allora, il pesce nero. tendenzialmente partecipa solo in potere, ma sappiamo che non è proprio Non è così. detto, perché ovviamente possiamo farlo Anche partecipare solo con la trama, con la potrebbe trama o con entrare. i lupi, ci aiutano a infilarlo in altre sfide. Comunque dura. direi che non è Il male, vecchio, non è male. Potrebbe essere un'ulteriore accelerazione per un mazzo magari un po' tematico turri, che già con Delta delle Acque abbiamo visto è capace di accelerare non male. Quindi bello. Un'altra seconda carta degli Stark, che è sempre per la tematica Casa Turri, se vogliamo, è una location che costa 0 del Tumbleton, non fedele, costo 0, tratto Terra dei Fiumi, va bene. Ah, ecco qui, donazione 3, attenzione, vediamo cosa funziona. Quindi, donazione 3, quindi come abbiamo detto, vuol dire che quando questa entra in gioco, possiamo mettere 3 ori possiamo pagare 3 ori e metterli sulla carta. Ok. La carta ha una reazione che ci dice: dopo che un personaggio Casaturri ha ottenuto 1 o più punti potere, possiamo scartare una moneta d'oro dal Tumbleton, quindi una delle monete che abbiamo messo utilizzando donazione, per rialzare quel personaggio. Che direi che è un effetto molto forte. Ovviamente di base sarà un effetto molto forte con, non so, la Catherine di Lupi del Nord o Pesce Nero di base. Ovviamente se abbiamo anche Oster Turri che dà punti potere quando... adesso il menestrello comincia a essere già più intelligente. Il menestrello secondo me è meno, perché il menestrello dà il punto quando entra in gioco e normalmente i personaggi sono già in piedi quando lui entra, cioè quando lo giochiamo. Baratheon. Salvo situazioni tipo Baratheon, con Stannis. Certo. Comunque sia sempre un limite 3. Dopo aver utilizzato i 3 soldi rimane lì ad essere una location completamente pseudo inutile. Però... Ho bisogno del flyer. Sì. Hai qualche dubbio sulla Sì. donazione? Un secondo. Sì, tutto molto bello. Stai pensando se possono essere rimessi? No. Allora, che possono essere rimessi No. lo intuivo. No. Ma in setup non si mettono. In setup ovviamente non si mettono, perché in Allora, setup questa la non, carta... non so che carta poi... Cioè, l'effetto è carino, però... è una carta che ti farebbe setup ma non te lo fa. Esatto, Quindi non te è lo un po' fa. useless, se vogliamo vedere. Hostler è un po' più solido, tanto Diciamo che se la vedi di setup e vuoi setupparla, rinuncia al suo effetto e hai una carta... figata. Certo, è vero. È una carta unica, quindi non so. Però comunque è un ennesimo effetto di rialzamento in casata potenzialmente interessante. Ne hai tanti comunque, quindi non so, secondo me, dipende. Ovviamente anche molto tematico, se fa un mazzo molto tematico forse... si vedrà. Passiamo ai Terrell. Terrell hanno 2 carte molto interessanti, una tra l'altro spoilerata da tanto e quindi abbastanza attesa, una nuova versione di Marjorie. Ora, è una versione secondo me bella, poi bisogna vedere quanto troverà spazio, perché comunque anche quella che viene giocata solitamente è molto sinergica con le dinamiche di casata, però vediamo. Allora, innanzitutto è una versione di Marjorie Regina questa volta, e infatti si vede anche dal costo, perché costa 6. Sì. Costa 6, fedele, intenzione, 2 icone, intrigo e potere, abbastanza classiche per Marjorie ovviamente, forza 5, quindi costo 6, forza 5, doppia icona, re di regina, ha fama e anche una reazione secondo me interessante, che ci dice che dopo che un personaggio lord o re unico che controlliamo è stato ucciso, possiamo cercare nel nostro mazzo un altro personaggio, cioè un personaggio lord o re unico e metterlo in gioco. Ok, poi rimescoliamo il nostro mazzo, va bene, limite una volta per round e va bene, ok. Quindi sostanzialmente se ci permette di andare a tutorarci e mettere in gioco degli altri lord e re quando un lord o re muore. È bella secondo me, sicuramente fosse stato, è una carta enorme per me, fosse stato solo re probabilmente sarebbe stata un po' più equilibrata.
essendo anche Lord, apre delle possibilità veramente terrificanti. Il fatto di perdere un Lord di costo molto limitato per andare a prendere un Lord o un Re di costo molto, molto superiore è una meccanica esageratamente forte. Diciamo però che adesso non vorrei ricordare male, però se non bannerizziamo in casata di Lord a costo particolarmente basso non ce n'è. Quello che mi viene in mente più basso è Paxter. È Paxter che è 4. Se no tutti gli altri sono minimo 5 come costo, perché invece se fossero stati anche Lady sarebbe stato più facile. Invece, però si può bannerare. Però si può, ecco. E con successo, direi. Ecco, esatto. Se va a prendere le due casate che hanno i Lord più piccolini che ci sono, mi vengono in mente Joffrey e Bran, ma non è l'unico Joffrey, caso. Bran. Diciamo che ci sarebbe anche tipo, per esempio, Tommen Re, se uno volesse proprio vedere. Certo, Tommen Re per i Lannister, oppure si potrebbe mettere dentro... Rickon fosse Lord, Rickon anche Lord, lui, certo, quindi comunque, sì. esatto, quindi comunque con gli Stark hai Bran e Rickon, se vuoi mettere i Lannister hai Joffrey. Tu devi immaginare anche soltanto quello che entra, certo. Quello che potrebbe potenzialmente entrare, ecco. anche in un banner, sì. Un Eddard, un Montagna. Insomma, ti fanno prendere tante cose belle, indubbiamente. Ma e poi comunque anche non in c'è casata, detto che deve morire. Infatti, non è detto che devi andarla a prendere per forza. Muore un Lord unico Lannister, devi andare a prendere un Lord unico Lannister. Infatti. Morendo un Joffrey o un Tommen Re, puoi mettere Renly, esatto, sì, o non so, Cavaliere dei Fiori come minimo, piuttosto che altro, comunque molto bello. C'è un gap di soldi terrificante. Notare solo una cosa per concludere il discorso su questa carta, che se vogliamo attivare la sua abilità durante Valar, sostanzialmente lei dobbiamo averla già salvata. Sì. Perché se no non... non essendoci più il Moribond, perché questa potrebbe essere una cosa che trae in inganno. Non c'è più un Moribond, quindi ecco, diciamo deve solo per i vecchi giocatori in giocatori. qualche modo. Prima la dobbiamo salvare, poi a questo punto se c'è morto un personaggio Lord o Re, a questo punto ne possiamo mettere in gioco un altro. Ricordiamoci un'altra cosa, che lei è Lady e Regina. Lo dico perché adesso vediamo la seconda carta ed è interessante. Tra l'altro con fama, e ha fama. È comunque, se non mi sbaglio, il quinto personaggio in casata con fama. Ne hanno tanti. Non so se ce ne sono altri casate che hanno 5 personaggi in casata con fama. A naso direi di no, magari mi sbaglio, però. Forse gli Stark sono quelli che gli stanno leggermente dietro. Ma... Sì, forse gli Stark. Ok, allora, seconda carta Tyrell, è un evento fedele, costo 0, si chiama Tutti sono dei buffoni, che praticamente sono tutti dei buffoni! Che praticamente è la carta che dà il titolo anche al chapter. Ecco, e giustamente come carta che dà il titolo al chapter è sbloccatissima. Cosa fa? È una reazione che ci dice che dopo che abbiamo vinto una sfida di 5+, in forza, qualsiasi sfida di 5+, ogni personaggio Lady che controlliamo ottiene un punto potere, massimo una volta per sfida, neanche per round. Grazie. Cioè, per sfida. No, per dire che se ne abbiamo 2 in mano e vinciamo 2 sfide di 5+. Il punto è che non sono partecipanti. No! Cioè, di Lady, bannerando Stark non oso immaginare. No. E comunque anche adesso di Lady in casata un po' ce n'è. Ce ne sono abbastanza, non tantissime, ma più che altro perché sono, cioè, mettiamoci che mettiamo Margery questa qui, che non è neanche detto. No. Anche perché con questa carta viene quasi più comodo utilizzare l'altra. Certo, ovviamente. Perché così ti aiuta di vincere di 5+ e compagnia cantante. Però non sono partecipanti. No, ma quelli che controlli senza senso. Cioè con i banner che si possono fare. Secondo me un banner Stark con queste due casate, che le ultime due carte che abbiamo, cioè queste due carte Tyrell diventa, mamma mia, vabbè, ok. Passiamo ai Nightwatch. Ora, i Nightwatch secondo me hanno due carte belle, però diventa secondo me sempre più difficile trovargli degli spazi, però adesso vediamo. Ho capito che cosa intendi già guardando le icone, che è il primo poveraccio. Allora, il primo per esempio è un nuovo costruttore, lo capite subito dal fatto che è un monico nato a potere, e quindi vabbè. È un costruttore generico, costo 3, forza 3, monicone a potere, falegname del forte orientale, non è fedele.
ha sempre aggiunte vietate eccetto arma, quindi fino a qui siamo nel contratto. classico. Esatto. Allora, vediamo la sua reazione. La sua reazione è bella perché ci dice che dopo che abbiamo riscosso i proventi, quindi quando siamo nella fase di schieramento prendiamo i nostri soldi, prendiamo una moneta d'oro per ogni 2 luoghi Nightwatch che controlliamo. Che è bello almeno in un mazzo Nightwatch fedele difensivo che gioca tantissime location. Barriera e compagnia Barriera, cantante, castello, foreste in prime copie, magari anche torre, eccetera, eccetera. Ovviamente magari ne abbiamo tante. Io lo vedo prendere probabilmente questo personaggio qua, probabilmente ti prende 1/2 soldi a giro. Un soldo diciamo che potrebbe prendertelo quasi abbastanza sempre, facile. tendenzialmente. 2 soldi Due magari è soldi. già più difficile. O comunque te lo non ci fa arriva, sì. Il problema è trovargli gli spazi secondo me perché comunque sono un po' risicati. Ma più che altro che comunque come costruttore, cioè adesso ci sono gli altri costruttori, quelli che si potenziano con le icone, che sono molto più versatili in un per esempio, e costano 2. Costano 2. Se stiamo sui costi 3, per Lo so. dire, tipicamente c'è il costruttore, Poi il non costo so cosa 3. se ne farebbero, diciamo, dei proventi. Al momento non gli serve quasi a nulla. No, secondo me invece tipo il solito Defender i soldi gli fanno comodo, ma la verità è che per esempio hai il costruttore costo 3 forza 4 che ti fa rialzare una location che secondo me è più determinante che avere forse un oro. Forse un oro in più dopo. Però vabbè, nel senso, sono idee, poi vediamo cosa sceglieranno i giocatori Nightwatch, però altra scelta. Perdonami. Sì? No, stavo solo pensando che assomiglia a Lando Buzzanca. È un personaggio inquietante con i baffetti e un pugnale. Sì. Come costruttore con in mano il pugnale è strano. Allora, seconda carta, Nightwatch, è una location, vabbè, classico, accoppiata personaggio location Nightwatch, diciamo. È una location molto bella, unica, fedele, costo 2, Tractor Nord, va bene, ci dice, è forte orientale, ok, e ci dice reazione, dopo che la fase di predominio è iniziata, se il tuo valore di mano è superiore a quello di un avversario, peschiamo una carta e notare, lei aumenta di 1 il nostro valore di riserva di mano. Allora, la riserva di mano è sempre molto media, quindi cioè, decisamente io l'ho vista veramente poco, si discosta poco dai valori che sono 6, 5, 7 o 4 4 sulle sono cose 2, molto aggressive, eccetera, quindi diciamo che la media è ben centrabile. Quindi già avere un +1 a volte basta, a volte basta. Questa carta ti potrebbe fruttare tranquillamente una carta a giro. Esatto, sì, secondo me problemi. ti dà abbastanza facilmente una carta a turno, quasi tutti i turni, magari tranne il turno in cui l'avversario ti tira Counting Coppers, per dire. Solo quel turno. Però facilmente ti può dare una carta in più. Mi piace molto anche tipo per esempio in un Winter, secondo me anche in un Winter è bello perché è vero che Winter gioca con trame basse di iniziativa lui, ma la riserva di mano la abbassa. La riserva di mano la abbassa è tutte uguale, e due. non cambia nulla perché la abbassa tutte e due, tu te la alzi comunque. Esatto, poi comunque secondo me è interessante. Poi ovviamente va in combo con le tante altre carte Nightwatch che aumentano la riserva di mano. Fedele, a me piace molto, non so, è molto sfruttabile. Costo 1 si potrebbe fa pescare. Una carta a turno. Allora, passiamo ai Baratheon. I Baratheon qui, secondo me, hanno sbroccato fuori dal vaso qua, con queste 2 carte Baratheon qui, secondo me stiamo andando veramente... Allora, la prima, tutto sommato, è una carta, secondo me, ancora onesta, e spiego perché. La vediamo subito, è un personaggio generico, gonfaloniere volubile, costa 3... Adesso scopriamo subito perché è volubile, perché costa 3, forza 5, 2 icone, militare potere, e quindi tu dirai se costa 5 avrà qualche un palo. drawback. Allora, innanzitutto ha donazione 2 e fama. Allora, donazione 2 vuol dire che, come abbiamo già detto, possiamo mettergli quando entra in gioco fino a due monete su... una o due. Possiamo metterne una o due su di lui, quindi pagarlo o 4 zero. o 5, o anche 0 e quindi pagarlo 3. E Manzo, poi forza 5, ha una reazione obbligata che diciamo è il suo vero drawback. Il suo drawback cosa ci dice? Ci dice che quando perdiamo una sfida a potere, in attacco e in difesa non importa, quando perdiamo una sfida a potere, il nostro avversario che ci ha vinto la sfida ne prende il controllo. Ovviamente poi se dopo per dire gli rivinciamo noi una sfida a potere, ovviamente dopo ritornerà a noi e andrà avanti e indietro, diciamo, il personaggio, potrebbe andare avanti e indietro. Però è un drawback che, diciamo, per i mazzi Baratheon che girano normalmente, che la potere la perdono con tanta difficoltà, soprattutto quando hanno in campo un personaggio... Keep o tutta quella... Esatto, ma poi comunque con un personaggio che ti è entrato in campo a costo 3, forza 5, diventa difficile perdere una potere.
ancora di più, diciamo, non lo so, però ecco, secondo me qua, e comunque potremmo magari dargli anche solo un oro quando è entrato in gioco, giusto per salvarcelo una volta. Ma perché non hai detto che l'avversario ne prende il controllo, a meno che certo, non gli scarti la cartina? ovviamente, scusa, non ho finito, esatto, il nostro avversario ci prende il controllo quando perdiamo la potere, però noi possiamo scartare una delle monete d'oro che abbiamo messo con donazione sopra il personaggio per evitare queste brutte cose. E qua secondo me. Allora, questa carta secondo me è veramente un personaggio con fama, sbroccato a costo cioè a costo bassissimo, forza altissima, che accelera ancora di più il Baratheon, ma quantomeno ha una meccanica che funziona in sfide. E qua è il lancio per la prossima carta. Allora, la prossima carta Baratheon invece è questa bella location. Ora, questa bella location, che si chiama Capo Tempesta, fedele costo 1, ok, una roccaforte, ci dice... Diciamo costo 0. Allora, ci dice, dopo che abbiamo vinto il predominio, scartiamo un punto potere dalla nostra carta fazione per scegliere 2 personaggi e ognuno dei personaggi ottiene un punto potere. Quindi sostanzialmente quando vinciamo il predominio togliamo un punto potere dalla nostra carta casa e lo facciamo diventare 2 punti potere su 2 personaggi diversi. È in pratica una semplicissima accelerazione sulla vittoria del predominio sui punti, nel chiamare punti. È ovviamente un'accelerazione più rischiosa perché ci fa spostare i punti della carta casa moltiplicandoli ma sui personaggi, se vogliamo vederla così, però è un'accelerazione ulteriore. Mi fa un po' paura, secondo me è un po' sbagliata, adesso mi sbilancio perché è vero che è una meccanica di casata, quella che stanno potenziando, ci stanno lavorando sopra, quella di vincere il predominio, però aumentare così tanto gli effetti che ti fanno chiamare punti potere in maniera al di fuori delle sfide, a me fa onestamente paura, cioè ci sono tantissimi effetti che ti fanno chiamare potenzialmente tanti punti, cioè diciamo così, in un turno tu... la conosciamo comunque. Sì, no, sì, è vero, però... Noi della 1.0 diciamo la conosciamo. È vero, però Andrea, tu fai conto che in un turno noi potremmo avere predominio un punto, tavolo dipinto, gli rubiamo un punto e siamo a 2, Gendry e abbiamo fatto un altro punto, con questa location facciamo sostanzialmente un altro quarto punto, per sbaglio abbiamo rivelato anche la trama che se vinciamo la potere chiamiamo 2 punti, facciamo 6 punti con una dominance. Ora, cioè, a me sembra tanto, poi va in combinazione con... Basta, la facciamo anche senza Andrea, metto una controfigura qua. Quindi possiamo arrivare a chiamare, diciamo con la trama anche rivelata, potenzialmente 6 punti col predominio, secondo me è tanto. Messo in mezzo al fatto che ci sono altre trame che comunque ci fanno chiamare punti al di fuori delle sfide, secondo me gli effetti per chiamare punti al di fuori delle sfide rischiano di essere veramente tanti. Anche metti in combinazione, più che con la trama del predominio che si usa relativamente poco perché ha una riserva molto più bassa, eccetera, eccetera, ma metti anche soltanto Winter con Festival. Winter Festival. È un classico. Ma secondo me il problema è proprio che stanno dando... Allora, ai Baratheon hanno dato 2 tematiche, 2 meccaniche e le stanno sviluppando entrambe molto bene. E sì, queste carte qua secondo me sono quindi veramente... cioè tu non puoi fare un mazzo che contenga entrambe le meccaniche sì, e ce le la riesci a far fai, funzionare tutte ce e la due. fai, anche perché comunque sì, diciamo che vanno un po' anche, si aiutano tra di loro, perché comunque anche tappare, tenere inginocchiato ti aiuta poi a vincere il predominio, quindi certamente. Diciamo che sono anche un po' conseguenziali, certo ovviamente se fai un mazzo con tutte e 2 le meccaniche ovviamente devi rinunciare magari a qualcosa di qui, qualcosa di là, però insomma puoi spingere tanto. Invece andiamo avanti, direi, passiamo ai Lannister. I Lannister hanno 2 carte secondo me non da gridare al miracolo, però hanno 2 carte molto interessanti perché sono 2 carte fatte apposta per un mazzo tematico in casata che abbiamo visto poco girare ancora ultimamente almeno, che è il mazzo con i barbari, sostanzialmente i Krasmen se preferite. La prima carta infatti è un personaggio Krasmen generico, sono i corvi di pietra, costo 3, forza 3, monoiconati militare,
non fedeli come tutti i Krasmen praticamente, hanno donazione 2, quindi possiamo dare fino a 2 ori a questa carta quando entra in gioco, e hanno imboscata 3. Allora, imboscata 3 funziona, se ve lo state chiedendo, imboscata 3 sì, funziona con donazione, perché come vi abbiamo detto, donazione si attiva quando la carta entra in gioco, mediante qualsiasi effetto, quindi anche con imboscata. Poi hanno una reazione. La reazione ci dice che dopo che abbiamo vinto una sfida in cui i corvi di pietra stanno attaccando, possiamo scartare una moneta d'oro che hanno presenti su di essi per far scegliere e uccidere un personaggio difensore all'avversario sconfitto. Quindi se per caso lui ha difeso con qualcuno, noi togliamo una moneta e lo obblighiamo a uccidere uno. È una specie... Allora, per i vecchi giocatori è una specie di mortare, ok? È una specie di mortare, ok. La cosa che noto è che non puoi farlo a sorpresa. No. Cioè puoi imboscarli, dargli l'oro con donazione, poi attaccarci e l'avversario deciderà. Certo, è un modo per abboccare una no-posed di penso, un modo per abboccare una no-posed di militare, se non sono sicuri di vincerla magari. Sì. È per fare magari, per spingere a darti magari degli anop, come era un po' anche il vecchio mortale. Come era il vecchio mortale. Facciamo notare, come ultima cosa, che la carta secondo me è interessante perché se giochiamo il Tyrion nuovo, quello di Krasmen sostanzialmente, e la riprendiamo in mano, ovviamente i soldi che gli abbiamo messo sopra se ne vanno, ma se li abbiamo per esempio usati tutti, esatto, se mettiamo uno solo e poi dopo per esempio li abbiamo finiti, possiamo riprendere in mano, poi una volta che la rimboscheremo possiamo poi eventualmente mettergli sopra altri soldi. Non è un'imboscata a cuor leggero, però alla fine la fai a 3 più uno di donazione. 4. Non proprio poco, però sì. Però magari abbiamo altri modi per mettere in gioco con le meccaniche, però va bene. Ecco, abbiamo un'altra carta sempre tematica barbari. È un evento che costa 2 non fedele, purtroppo, quindi molto costoso. Vediamo cosa dice. Dice: reazione, dopo che abbiamo vinto una sfida in cui controlliamo un personaggio barbaro attaccante, possiamo mettere in gioco un personaggio barbaro dalla nostra mano. Quindi vabbè, diciamo che ci fa buttare un barbaro. L'effetto non è per niente male. No, perché comunque costa 2, se mettiamo in gioco un barbaro ovviamente con costo superiore, non uomini bruciati ovviamente, o non so, insomma. Non avrebbe il minimo senso. Esatto, cioè un barbaro insomma da un costo un pochino più alto, ovviamente lo stiamo pagando 2, è interessante. Va sempre in combo anche qua con per esempio il Tyrion, magari riprendiamo in mano il barbaro, prendiamo i 3 ori, e con l'evento a 2 rigiochiamo un barbaro, vabbè, per dire, nel senso, però vabbè, comunque va in combo con le meccaniche barbare. È comunque un po' costoso, non è fedele, non lo so. Beh, io avrei... Sì, non lo so, ma è una carta che è risicata a una meccanica, ma io avrei pagato, cioè, piuttosto che Blood for my Blood fatta così, che poi deve tornare insomma in mano. È vero, no, non è male. Meno, sì, no, non è male. È limitato però come scelta solo ai barbari. Quindi pensa un po', che magari hai fatto la tematica barbari, chissà cosa non avrai in mano. No, è vero, è che non sono tantissimi quelli a costo alto che non vuoi già avere in gioco, tipo, però vabbè. C'è Timmet per esempio, però... Passiamo ai Grigioi. Allora, i Grigioi hanno 2 carte, il primo è un personaggio generico, un personaggio di Abissare, quindi una specie di pretonzolo e via anche lui. Costa 3, forza 3, mono iconato potere, come un po' tutti di Abissare, no, non tutti di Abissare, non proprio tutti di Abissare, comunque mono iconato potere, non fedele. Tratto quindi di Abissare, reazione, dopo che un personaggio è entrato in gioco dalla Pira dei Morti, scegli un personaggio dalla nostra Pira dei Morti, sì, dalla nostra Pira dei Morti, sul chi vive. Scegli un personaggio di Abissare, quel personaggio ottiene un punto potere, limite una volta per fase. 2 volte per fase, addirittura 2 volte, vabbè, 2 volte per fase. Perché no, non mi viene in mente, 2 volte per fase. Aspetta, non mi viene in mente. Fermo. Viene in mente? Ci viene in mente? No, c'è cosa? C'è la che io c'è la chiamo Dampire, c'è la Terra. Allora, sono 2 gli effetti con cui in teoria va in combo che noi conosciamo. In realtà non tantissimo perché o è uomo di... No, beh, cioè ci sono uomini di ferro di Abissale. No, non importa, fa niente, ma noi rianimiamo un personaggio dalla nostra Pira dei Morti e poi diamo il punto a un dio Abissale, che può essere anche lui stesso, certo. Che comunque è dio Abissale, quindi nel senso qualcuno che prende il punto c'è sempre. E rianimiamo un uomo di ferro, vabbè, tanto non dobbiamo rianimare un dio Abissale.
Va in combo anche con la terra, quella che rianima Su su potere che è solo di abissale. Esatto, il di abissale. Ovviamente se rianimiamo il personaggio è lì e ovviamente prende il punto. Sono due carte che sostanzialmente in questo momento non sono molto giocate dai giocatori Greyjoy, quindi vediamo se questa li incentiverà a rispolverarle. Io direi che possiamo concludere così la disamina di questo personaggio. Invece la seconda carta Greyjoy secondo me è potenzialmente un pochino più interessante, perché riapre un pochino la porticina insieme ad altre carte che vedremo sia un po' in questo chapter ma soprattutto in futuro, a magari dei mazzi Greyjoy Winter, per dire. Perché questo qui allora è una nuova location per i Greyjoy, è il Mot Cairn, ok, facile che tra l'altro relativamente. Sì, tra l'altro dovrebbe essere Stark, ma qui siamo nella fase in cui i Greyjoy ne hanno preso il controllo. Di già. A Sì, livello di libri... A livello di libri ci sta, perché siamo dopo la ribellione dopo le guerre dei re, dopo la guerra dei cinque re, qui siamo nella fase in cui i Greyjoy hanno preso... Stark non l'abbiamo vista, no, bene, siamo nella versione in cui i Greyjoy hanno preso già tutto il nord, quindi va bene. Allora, cosa fa? È una tratto competizione del nord, non fedele. Ci dice, quindi magari può essere messo per dire anche eventualmente in altri mazzi Winter, Nightwatch, butto lì, vabbè. Ci dice... no, vabbè, banner... Sì, cioè Winter con le trame, non agendate. Certo, non senza l'agenda ovviamente. Finché ci sono più carte trama inverno che carte trama estate rivelate, ok? Quindi noi dobbiamo avere sostanzialmente un inverno, dobbiamo sperare che il nostro avversario non giri un'estate. Riduci di 3 il valore di iniziativa della carta trama rivelata di ogni avversario, che è interessante perché le trame comunque inverno non hanno mai delle iniziative particolarmente alte, e comunque però ridurre l'iniziativa degli avversari di 3 ci può aiutare a vincere comunque anche l'iniziativa, volendo. E in più ci dice comunque che il valore, soprattutto secondo me è interessante per la seconda parte, perché ci dice che il valore di mano della carta trama rivelata di ogni avversario è ridotto di 1. Sì. È interessante perché per esempio qua se invece aggendiamo inverno, quindi non facciamo banner, diciamo giochiamo un Greyjoy inverno aggendato, possiamo comunque aggredire la riserva di mano del nostro avversario. Okay? Abbiamo una seconda carta oltre la Aranis, che insomma anche qua si è vista poco ultimamente, ma perché anche l'inverno è un po' sparito, per aggredire la riserva di mano dei nostri avversari. Che secondo me non mi sembra male. Non è male. È anche il costo 2 che Costo 2, vabbè. È costosina. Sì, è costosina, però ti può permettere da un lato di vincere l'iniziativa e dal lato di andare in controllo sulla mano dell'avversario. Quindi va bene, è costosa, però secondo me ci può stare. Andiamo avanti, Andre. Passiamo ai Targaryen. Ora, i Targaryen hanno due carte, una sicuramente forte, vabbè, ma ci sarà un po' per tutte le casate e quindi poi ne parleremo un po' più diffusamente. E la prima che è potenzialmente molto interessante e potenzialmente quadernonesca. Vedremo, lo scopriremo un po' vivendo. È una carta che va in combo. Comunque niente, è il Ghiscari scelto, un personaggio non unico, a costo 5, forza 5, biconato, quindi comunque costo pari alla forza, sappiamo che comunque è buono. E tratto alleato, che al momento non è così drammatico. C'è la Dissension nuova, però, e è arrivato anche Harry Sokart. Alleati, anche quello Baratheon è alleato. Attenzione. Harry Sokart potrebbe avere un nuovo... ha una reazione. Dopo che il Ghiscari scelto è stato inginocchiato, scegli una carta aggiunta o evento nella tua pila degli scarti e collocala in fondo al mazzo. Ok. Visto che non richiede nient'altro che inginocchiare il Ghiscari, noi possiamo attaccarci, difendere, fare, o se ci viene inginocchiato per qualsiasi motivo da un avversario. Basta che si inginocchia a caso, vabbè. Non è un problema, quindi realisticamente possiamo usare la sua reazione tutti i turni senza troppi problemi. E l'aggiunta o l'evento che mettiamo in fondo al mazzo non deve essere per forza Targaryen, gran bella cosa, perché può essere tranquillamente neutrale, quindi mettiamo sotto un Milk scartato, mettiamo sotto un Nightmare utilizzato. Certo. Sono carte forti che hanno la potenzialità di spostare la partita. E notare non è fedele, quindi può essere anche interessante in un banner. Potenzialmente. E il fatto di metterlo in fondo al mazzo è un po' così,
perché tendenzialmente noi metterlo solo in fondo vuol dire non vederlo tendenzialmente più fino alla fine della partita. Quindi l'unica cosa è non averla nella pila degli scarti, che non so quanto ti possa, a parte contro Nightwatch, non so quanto ti possa avvantaggiare più di tanto. Però va in combo con tante altre cose, qualsiasi trama tutoresca, tipo la ordini di costruzione, ovviamente con ordini di costruzione, ovviamente sugli attachment è proprio fatta praticamente quasi apposta, diciamo. Sì. Però diciamo che qualsiasi effetto che abbiamo nel mazzo, come perlomeno provare eventi, a mescolare, o soprattutto la cosa più facile penso che siano, a parte le trame, le terre che tutorano, certo, o l'isola dei corvi che fa una cosa simile, diciamo, e però ci fa rimischiare, quindi magari dopo l'attiviamo, qualsiasi carta, quindi certo, tu butti dentro, attiviamo l'isola dei corvi dopo aver attivato l'abilità del ghiscare, in maniera tale che rimescoliamo tutto, certo, e via, è andata. Oppure le carte che tutorano. Così hai un po' cioè rimescolando così, diciamo, tutti i turni, utilizzando l'isola dei corvi, utilizzando il ghiscari, puoi avere una simile recursion, ovviamente, però devi poi sperare di recuperare le carte, certo, non è un problema. Mi viene ancora con gli eventi, per dire in casata, verrebbe ancora più facile per dire con la trama, con la strada delle sorelle, le strada delle Shadowbreak Lane, vicolo delle Ombre Nere, che ci fa tutorare gli eventi in casata. Ovviamente magari noi attiviamo prima il ghiscari, mettiamo sotto un evento, ovviamente quell'evento non lo vedremo mai perché guardiamo le prime 10, ovviamente no, però poi dopo lo rimescoliamo nel mare e quindi per il turno successivo non lo so, mi sembra interessante, cioè ha delle potenzialità, però ha delle potenzialità, è molto costoso. È anche molto forte perché è costoso, però ha un costo 5, forza 5, con 2 icone interessanti per la casata, secondo me. Da capire, non lo so, francamente non lo so, bisogna vedere. Forse adesso comunque gli slot di eventi e di aggiunte che riservi in un mazzo Targaryen non sono poi così tanti per poter giustificare tutte queste combo per sperare di rivederlo una volta. Può bastare anche solo l'isola dei corvi per fare una cosa del genere e poi tenere lo slot 5 per fare qualcos'altro. Da capire se fuori casata può andare in combo meglio con altre, cioè è molto più probabile che sia più bannerato. Per esempio bannerando con i Greyjoy c'è il personaggio che ti fa pescare dal fondo del mazzo, che non gioca nessuno, mettiamo sotto peschiamo sicuramente quello. Nightmare Infiniti combo, certo, combo. Vabbè, cioè, difficile da anche dimenticabile, ma va bene. Allora, seconda carta Targaryen è la location, la location che inaugura un po' le nuove limitate, la nuova economia limitata che vedremo in tutto il chapter. Sappiamo già, ce ne sarà una sostanzialmente per ogni casata, almeno pensiamo per tutte le casate, dovrebbe esserci una per ogni casata, quindi la nuova limitata saranno tutte sul costo 2, limitate non uniche, attenzione. E penso fedeli a sto punto. Pensiamo tutte fedeli, ma lo scopriremo. Sarebbe un vantaggio incredibile delle quelle con le fedeli. Certo, ovviamente, perché altrimenti ne potresti avere troppe. E tutte quante però avranno, adesso vediamo come funzionano, avranno degli inneschi, diciamo, differenti, ovviamente, probabilmente. Allora, questa come funziona? Quindi abbiamo già detto, costo 2. La baia degli schiavisti. Sì, porto della baia degli schiavisti. Tra l'altro, anche qui carta che è un ritorno dei vecchi, c'era già. Sì, faceva completamente diverse. Cose completamente diverse, se non sbaglio, con gli attachment. Vabbè. Federe, tratto Essos, limitata, azione di schieramento. Attenzione, differente da Zanna Dorata, per esempio, dei Lannister che abbiamo già visto, che sarà una limitata ulteriore in più. Questa invece è solo azione di schieramento. Ok, attenzione, solo azione di schieramento. Inginocchia il porto della baia degli schiavisti per ottenere una moneta d'oro. 2 monete d'oro se un avversario ha 4 o più personaggi nella sua pila dei morti. Quindi diciamo che lei la inginocchiamo per prendere una moneta, o ne possiamo prendere anche 2 se abbiamo già fatto 4 morti al nostro avversario, comunque se ci sono 4 personaggi nella pila dei morti del nostro avversario. Che è un'economia interessante, secondo me. Allora, tutto ciò che è economia, visto che il gioco ne sta un po' ultimamente risentendo, mi sento di dire che possa essere una carta sicuramente utilizzabile / forte. Però visto che questa carta è già stata spoilerata, io vado un pochino in controtendenza. Per quanto riguarda me medesimo, la trovo un po' complessa, ovvero dici che non è così facile ottenere i 2 ori. Non è così non facile così velocemente. Non è così utile
soprattutto per come si è settata l'economia da questo livello del gioco, dove avere il personaggio grosso ha una qualità estremamente superiore al personaggio medio-piccolo. Ciò vuol dire che mettere la baia degli schiavisti, se non ho i 4 personaggi nella pila dei morti dell'avversario, è sottoproducente rispetto ad una King's Road. Semplice, veloce, allora, la metto giù, 2 di sconto. Se non l'ho messo i turni prima. Sì, no, allora, infatti, io direi questa cosa qua. L'economia in questo gioco ovviamente è una delle tematiche centrali su cui discutiamo da un anno praticamente. È un'ennesima economia limitata, quindi innanzitutto la prima cosa da notare è che non è un'economia che va fuori dalla logica dell'economia progressiva, quindi un'economia sostanzialmente ogni turno. Il fatto che sia limitata è importante, quindi diciamo che a questo punto diventa più che altro, più che un'aggiunta, potrebbe essere un'alternativa alle economie limitate che abbiamo già visto. Allora, ovviamente come alternativa, come dicevi anche tu, è paragonabile o comunque molto rapportabile alla King's Road più che altre, no? Perché l'economia, la Rose Road è molto difficilmente sostituibile in qualsiasi mazzo. Noi parliamo di Lirio Estate perché in questo momento stiamo visualizzando i Targaryen, ma comunque insomma lo scontino in casata è molto difficilmente anche quella, anche perché comunque lì sconta, il problema è che quella lì sconta carte, questa qua ti dà soldi, sì. È un po' diverso, è diversa, è vero. Però ecco, voglio dire una cosa, da che è arrivato Valar, Andrea, io ho notato comunque una cosa, che avere un'economia progressiva nel gioco e che permane in gioco è molto più importante rispetto a 3 mesi fa, cioè a prima dell'esistenza del Valar. Perché? Perché se tu fai una partenza anche magari molto aggressiva, in cui vedi come economia nella partita, vedi magari soltanto King's Road, se tu vedi per esempio 2 King's Road e poi subisci un Valar che ti riduce magari mare, comunque un po' corto, tu rischi di non riuscire più a riprenderti, o comunque fare molta fatica, perché non hai un'economia, invece un'economia progressiva che ti è rimasta in gioco. Allora, la King's Road adesso è molto rischiosa, è una carta comunque molto forte perché ci permette di far scendere i personaggi ad alto costo, velocemente, eccetera. Però, da che c'è il Valar, è un'economia molto rischiosa, invece un'economia che permane, tutte le economie che permangono in gioco sono molto più sicure, ti permettono di riprenderti da resettoni vari, cioè qualsiasi bruttura ti può succedere nella partita, a quel punto non hai più il problema di gestire l'economia, hai solo magari il problema di gestire le carte in mano, cioè di riavere carte per poter riapparecchiare, perché l'economia solida in campo l'hai mantenuta. Invece magari tu sei partito con King's Road, un paio di King's Road, hai smuccato, ti è esploso perché comunque magari un Varar sono successe cose cattive, una marcia, la prima neve, Kirrini, cose varie, e tu non riesci più a rigiocare carte perché sei a 0 di economia. E non è vero che non hai visto economia, l'hai vista, ma non hai visto un'economia che ti permetteva di averla durante la partita nel middle. Per arrivare però al taglio della King's Road, questa qua deve stare in gioco, se non abbiamo 4 più carte nei morti dell'avversario, che ho visto che non è facilissimo, no, purtroppo. Ovviamente è una carta molto forte nel middle rate game, quindi diciamo che io non penso che nessuno la metterà tipo in 3x, non penso che nessuno farà via 3 King's Road dentro 3 porti qui delle barre degli schiavisti. Si potrebbe fare -1 più 1. Si potrebbe fare -1 più 2 magari, se vuoi magari dare un potenziale e andare a 10 limited. Si potrebbe comunque secondo me trovare sicuramente comunque verrà provata e sicuramente giocata. Ragazzi, poi dopo bisogna vedere come poi funziona. Però tenete conto che questo ragionamento che ci ha preso un po' di tempo e mi dispiace, però io ci tenevo a farlo perché l'abbiamo fatto adesso, non lo facciamo per le altre. Lo facciamo per le altre. L'economia comunque è sempre importante. Esatto. Bisognerà vedere quanto poi viene utilizzata con successo. Tenete conto comunque che la King's Road, da quando ci sono resettoni globali, ovviamente è un'economia molto meno efficace di economie progressive che rimangono in gioco. Attenzione su questa cosa. Va bene, dai, andiamo avanti, passiamo ai Martyr. Allora, i Martyr hanno 2 carte molto interessanti tutte e 2. La prima, secondo me, è una carta che dà delle speranze ai giocatori Martyr, e spiego perché. Di per sé non sembra sto grandissimo personaggio, no? È questo tizio, ricasso, ok.
un alleato attendente, no? Mi sembra sia l'attendente di Doran, se non mi ricordo male. Io non me lo ricordo proprio, quindi boh. Ok, va bene. È costo 3, forza 3, 2 icone, intrigo e potere, che quindi comunque vabbè, è medio. È normale. Personaggio unico, fedele, quindi anche scontabile eventualmente, alleato attendente, ha donazione 2. Ok, donazione 2, quindi possiamo arrivarlo sostanzialmente a pagarlo fino a 5 mettendogli sopra 2 ori. Gli ori poi cosa ci servono? Ha un'abilità passiva, ricasso, che ci dice sei considerato, tu giocatore, in possesso di X carte trama supplementari nella tua pila delle trame passate, dove X è il numero di monete d'oro sul ricasso. E secondo me è molto interessante, perché se noi gli mettiamo 2 monete d'oro sopra, praticamente già nel secondo turno e poi eventualmente anche tipo nel settimo, eccetera, eccetera, noi praticamente ci ritroviamo con abbastanza trame usate per poter attivare tutti gli effetti di quelle carte. Tutto. Sì, quasi tutto. Per esempio dal secondo turno le armate che ci fanno pescare 3, se abbiamo 3 o più, funzionano. Le armate che prendono fama la prendono subito. Doran comincia subito a essere incisivo. Doran inizia a pompare tanto i personaggi Lord eredi in casata. Per esempio abbiamo, non lo so, il gioco di Doran che diventa efficace non al quinto turno, ma diventa efficace già tipo al terzo. Al terzo già ti può fare chiusura. Ecco, diciamo, fa giocare meglio dei mazzi Martyr fatti, magari diversi, invece che fatti iper controllosi, tutto tolgo icone, che poi non avevano chiusure normalmente. Certo. Invece fai giocare tutti quei personaggi come appunto Doran, i Doran's Game, le armate, cioè fanno migliorare tutte le meccaniche tipica Martyr, che è appunto quella che funziona sulle trame usate. Quindi diventa un personaggio probabilmente centrale, probabilmente proprio da 3 per tutti quelli che vogliono provare a montare dei Martyr diversi, dei Martyr che facciano magari una specie di più aggressivi, una specie di... Secondo me è un personaggio interessante proprio per questo, ti permette di montare dei mazzi Martyr diversi, almeno di provarli. Ecco, almeno di provarli. Le armate hanno renown già dal secondo turno, cioè diventa interessante. Lo investi magari tanto in un personaggio che comunque costa 3. Però... Sì. È vero, cioè, però le prime nevi girano, quindi lo so. Magari tirare un 5, lo so. magari, vabbè. Ti dispiace, ti teniamo conto che comunque può essere ambusciato con Ariane e poi gli posso, anche con Ariane, ovviamente, certo, quando entra in gioco con Ariane gli possiamo comunque dare 2 soldi. Devi averli avanzati, ma devi darli, si puoi darli. Sì. La seconda carta Martyr è un'altra carta interessante e vale un po' come per la Baia degli Schiavisti, sì, nel senso che qualche parola in più. Sì, nel senso che è un evento che poi vedremo tornerà per tutte le casate, nel senso che è un evento che costa 2 ed è che ha una meccanica di recursion in sé stessa, diciamo nella carta stessa, e che ci sarà per tutte le casate. Ovviamente ogni casata avrà invece un effetto diverso di questo evento. Intanto vediamo appunto quello Martyr, che è l'unico che abbiamo in questo chapter, poi nei prossimi vedremo gli altri. Allora, innanzitutto costa 2 ed è fedele. Vedremo che magari forse non tutti saranno fedeli, quindi vabbè, questo è anche fedele. Costa 2, ha un'azione, che è l'effetto vero dell'evento, che ci dice scegli un personaggio, fino alla fine della fase quel personaggio riceve +1 in forza per ogni carta trama nella tua pila delle trame usate, e quindi vedete che subito va in combo già con il ricasso. Per esempio, se abbiamo Doran, Vipera, ricasso in gioco, questo evento qua fa diventare la Vipera una specie di mammut con le gambette, e che diventa interessante, magari ci chiama dei punti. Questo ovviamente se il nostro avversario non ha per esempio cose malefiche tipo Winterfell, che quindi non ci fa attivare la nostra. Non è un problema. Però vabbè. Okay. Quella lì rimarrà un problema, esatto. È sempre stato. Esatto. Ottiene anche un'icona di sfida a tua scelta. Esatto, non solo ottiene +1 in forza, io mi ero fermato qua perché già l'effetto è fortissimo, ma in più dà anche un'icona al personaggio a cui stiamo andando ad aumentare la forza, un'icona qualsiasi. È interessante perché comunque possiamo andare a dare icone che non hanno già, ovviamente, ecco, io ho fatto l'esempio della Vipera non ha bisogno di ulteriori icone, ma invece possiamo andare a dare icone varie ed eventuali ad altri personaggi. In difesa è molto buona perché non possiamo difendere a sorprese. Puoi difendere a sorpresa, non è male. Esatto. Ha una reazione l'evento, questa reazione è particolare perché è una reazione... Quindi saranno più o meno tutti azione e reazione. Azione e no? reazione, esatto, magari azioni magari più specifiche. Sì, certo, ma comunque... magari azioni di sfida o altre cose. Questo ci dice, dopo che hai perso una sfida,
ok? Notare in attacco, anche in attacco, non solo in difesa, possiamo pagare una moneta d'oro per rimettere nella nostra mano il piano del principe dalla nostra pila degli scarti. Quindi, pagando una moneta, quando perdiamo una sfida, paghiamo una moneta, riprendiamo in mano il nostro evento. Ok, in qualsiasi momento perdiamo una sfida. Quindi potremmo anche eventualmente utilizzarlo più volte nello stesso turno, lo stesso evento, se il nostro avversario ce lo concede, facendoci perdere delle sfide, che però magari ce le fa perdere, perché sennò... Ok, va bene. Anche... Ce l'avranno tutti e più o meno funzioneranno tutti pressappoco così. Faranno cose diverse come azioni saranno... e avranno degli inneschi, diciamo, per riprenderlo in mano differenti, ma comunque bisognerà praticamente sempre pagare una moneta d'oro per riprenderlo. La condizione sarà che ci farà... la meccanica di casata. Esatto, qua è perdere le sfide, poi vedremo per gli altri. Adesso c'è solo questo, no? Sì, c'è solo nel primo chapter c'è solo quello marker, poi vedremo gli altri. Passiamo alle carte neutrali. Allora, le carte neutrali aprono con i grit. Una bella grit, con anche un bel disegno. Ritorno. Bel ritorno, costa 4. Sì. 2 icone, militari intrigo, forza 3. Personaggio unico, tratto bruto ovviamente, e ha sostanzialmente 2 abilità passive. La prima ci dice che il grit non può essere inginocchiata dagli effetti delle carte. O la inginocchiamo noi per fare sfide, o rimane in piedi. E già, quindi contro Baratheon già Non è male. Bella. E in più ci dice che finché controlliamo un altro personaggio bruto oltre a lei, quindi il grit ottiene anche furtività. Diventa un ottimo personaggio. Ed è un ottimo furtività. Se prende furtività è molto bello, costa 4, forza 3, 2 icone con furtività e in più anche l'abilità passiva che non ci permette, che ce la inginocchino, secondo me è bello. Un bel personaggio. Adesso bisognerebbe vedere quanti bruti poi però per ci dargli stealth, ci sono un po' di mazzi che giocano i bruti. Adesso abbiamo visto sia Greyjoy, i Nightwatch, abbiamo visto vari mazzi, abbiamo visto addirittura in una finale recente ma che cosa vedo qui tra poco? Più o meno adesso? Una nuova agenda. Allora, questa è la nuova agenda del chapter che esce subito proprio in battuta nel del ciclo. Esce subito in battuta nel primo chapter. Pensiamo che ci sia solo questa come agenda del ciclo, non ne sono state quantomeno già spoilerate altre, sembrerebbe che ci sia solo questa, poi scopriremo andando avanti. Allora, è un'agenda che si chiama Alleanza. Come funziona? Ci dice che non possiamo includere meno di 75 carte nel nostro mazzo, quindi dobbiamo iniziare a fare dei mazzi sovradimensionati a 75 carte, e va bene. E poi ci dice che però possiamo usare 2 carte strategia vessillo in aggiunta a questa strategia, quindi praticamente giocheremo con 3 agende, con 3 strategie, no? 3 agende strategie. Quindi giocheremo lei, Alleanza e 2 banner. E 2 banner. Quindi attenzione che... anche i banner hanno le loro limitazioni. Hanno le loro limitazioni, quindi noi... 12 carte della quindi fazione. noi dovremmo avremo la nostra fazione principale, Alleanza, e avremo 2 banner, e quindi dovremmo avere nel nostro mazzo di 75 carte almeno 12 carte di una fazione bannerata e 12 carte dell'altra fazione bannerata, almeno, ok. È interessante. Allora, i mazzi a più di 60 carte normalmente, se non sono compensati da un aumento di pescata, come abbiamo visto come abbiamo tragicamente scoperto nella passata edizione, di solito non sono così performanti, perché ovviamente diluisci le carte che fanno strategia per il tuo mazzo in un mazzo molto più ampio, quindi fai più difficoltà a vedere le cose. Però diciamo che la possibilità di giocare con carte di ben 3 fazioni all'interno del mazzo potrebbe permetterti di imbastire delle combinazioni diciamo di carte varie che per il momento non sono neanche state magari pensate. Certo, combinazioni probabilmente a 3 carte di 3 casate differenti non è neanche così facile mettere in gioco, vederle, perché poi sei anche in un mazzo aumentato. Ti permette di aumentare la qualità delle carte che tu hai. È vero che le diluisci nel 75, ma di fatto hai una qualità migliore.
rispetto ad un banner. O Sì, però devi anche ripensare a tutta Per l'economia di base del mazzo, che quindi cioè, buono, così inserisci quelle famose carte di qui sopra. sì, tra l'altro Quelle puoi lì le mettere inserisci tutte e sì, tre e sei esatto, abbastanza tranquillo, sì, più o meno. però poi dopo devi vedere le 12 carte bannerate, se riesci a mettere 12 carte interessanti di ciascuno dei due banner, perché già ogni tanto quando fai i banner, come diciamo sempre, ovviamente questo è un problema che più andiamo avanti più si ridurrà, però già adesso a volte non hai veramente 12 carte che sono significative da bannerare, magari lo fai per 6, per È che 8 questa carte. carta secondo me ha la potenzialità di diventare, perché adesso magari ancora il pool di carte è limitato. È limitato. Ci devi fare un po' di attenzione. Adesso magari qualche combo fidati che verrà fuori. Sì, verrà fuori. Qualche verrà cosa fuori. orribile verrà fuori. Sì. Però il problema è che secondo me questa carta è una di quelle carte che può solo crescere in potenza. Sì, sì, come i Quindi è un po' banner un in problema. generale prenderanno sempre più gioco andando avanti. Vabbè, a me Vedremo. ovviamente fa schifo e ribrezzo perché io sono sempre più focalizzato e quindi fare un B-banner, già mi viene la morte a fare il banner singolo, se Allora, devo fare anche un B-banner. Secondo te, Andrea, gli americani mi che muore invece dentro. amano tantissimo i banner si lanceranno subito con le Sicuramente alleanze? sì. Subito, vabbè. Alleanza, Greyjoy, Martel, Nightwatch. Sì, sì, sì. Una Cose cosa stranissime. schifosissima che... Ok, andiamo avanti, vediamo le ultime Vediamo due le trame. carte, sono due trame. Allora, sono due trame comunque che mi sento di spenderci due parole perché sono interessanti non solo, ma anche per i tratti, perché sono una estate e un inverno. Oh, meno male, Che, almeno ecco, qualcosa. Ecco, andiamo avanti con le meccaniche comunque stagionali che non sono state abbandonate, come abbiamo visto. Come abbiamo visto comunque nel chapter non è stato abbandonato niente, non è stato abbandonate né le meccaniche, diciamo, come dire, di tratti, diciamo, nelle casate, quindi i Krasmen piuttosto che i Turri, eccetera, eccetera, abbiamo visto, neanche estate e inverno qua, quantomeno con le trame. Allora, la prima è l'inverno, è una 5-2-1, si chiama Porte Sbarrate, riserva 5, e ha un'abilità, è un editto inverno. Hanno combinato le due cose, Sì. c'è anche estate che è regno estate, dopo lo Sì, vedremo. interessante. Hanno combinato le due cose. Perché? Ah sì, forse per... Non lo so, forse per rendere meno efficaci, perché comunque una Naval Superiority potrebbe Sì, vabbè. togliergli Lincoln, però non lo so, adesso vedremo poi man mano che andremo avanti con questi tratti delle trame se ci fanno cose. Non sono complotti comunque, No, beh, quindi vabbè, ok. Meno male, almeno non vanno nei... Ok. Allora dice i personaggi non possono entrare in gioco tramite le capacità delle carte e qua è interessante ovviamente per limitare tutte le meccaniche, innanzitutto ovviamente Lannister Jumper in generale con tutti gli effetti jumper del Lannister, quindi se abbiamo un meta un po' infrazionato dalle meccaniche jumper dei Lannister soprattutto, ma comunque potenzialmente anche di altre fazioni. Risolviamo con questa carta. Risolviamo con questa carta. Per un turno. Per un turno. O per due. O non per è due, non è limitata, potremmo anche metterne due. È comunque una trama con una income alta, quindi nel senso la voglio mettere perché per dire, per esempio, anche qua, in un Greyjoy che volesse giocare inverno, siccome gli dà molto fastidio per vincere sfida Noppo tutti quelli che si ambusciano, entrano, Certo, è così. Che bypassano stealth di fatto. Esatto, tu hai un inverno con income alta, comunque ti permette di giocare iniziativa bassa purtroppo, però sai, vabbè, ok, magari non giochi sull'iniziativa, quel tipo di inverno, quel tipo di mazzo, e però ti permette di evitare tutti gli ambush, personaggi che entrano e che non ti permettono di stertarli. Non so, potenzialmente interessante. Guarda, è interessante perché comunque dà una scelta in più e tutto sommato tu la metti ugualmente. È un inverno a income 5. Un inverno a income 5. Interessante. Se poi l'altro aveva in mente di mettere qualcosa nelle sfide, non può farlo. Esatto, allora la seconda invece trama è un'estate giustamente ed è un'estate, è una trama con income particolarmente elevata e quindi qua va un po' diciamo, a competere con tutte quelle trame ad income elevata che ovviamente hanno dei drawback vari, certo. Ovviamente. Allora questa ha 9 di income, quindi ci dà 9 ori. Iniziativa 0, giusto tanto perché almeno siamo belli schisci, diciamo. Comunque ha claim 1 e 5 di riserva. Ecco, la riserva è molto strana per essere un'estate, è molto bassa e io non me l'aspettavo perché comunque da un'estate non abbiamo mai visto forse stati con riserva 5. Vabbè, poi ha una reazione obbligata, che è il drawback della carta, sostanzialmente, che ci dice che dopo che abbiamo vinto una sfida,
l'avversario sconfitto può pescare una carta. Allora, è un drawback innanzitutto che si attiva sostanzialmente nella fase di sfide. Si attiva però sia che perdiamo in attacco cioè sia che vinciamo in attacco o in difesa, anche in difesa. Diamo potenzialmente delle carte al nostro avversario, gliele diamo in sfida, quindi vabbè, magari è interessante come no. Potenzialmente penso che possa essere interessante innanzitutto per mazzi come per esempio i Nightwatch Federi, quelli difensivi. Tanto non fanno... Loro già non fanno sfide. Già comunque loro anche soltanto non le esatto, loro non le fanno. In difesa diciamo che potrebbero anche accontentarsi di perdere senza dare la noppo e magari non ne vogliono perdere una, ma anche, capito? Dai, una cioè, carta, prendere 9 ori per dare una carta al mio avversario direi che è un buono scambio. Oppure per esempio può essere un buon ritorno su un Vara dell'avversario, perché invece che una classica Pentoshi che gli dai ai 3 ori sul suo Vara che gli permette magari di giocare, qua gli diamo delle carte in mano che poi probabilmente con riserva 5 anche lui magari deve poi scartarsene, quindi non lo so. È una trama interessante, vedremo quanto troverà spazio, perché comunque ci sono anche altre, giustamente, prima di tutto il famigerato Pentoshi, che è Croce Delizia, a tanti piace, ad altri lo odiano, e altre, comunque la Time of Plenty, per dire, è vero che da solo 6 ori non ne dà 9 o 10, però comunque è anche per esempio riserva alta. Secondo me le riserve inizieremo a giocare sempre di più su queste riserve. Io ho iniziato a guardarle con un occhio molto differente da quando ho iniziato questa nuova edizione. E la sto guardando con un occhio molto più analitico e la sto valutando molto di più. E comunque vediamo che adesso... Riserva 5 è veramente poco, ma sì, di fatto potrebbe essere una trama non di apertura. No, infatti. E comunque ragazzi vediamo che l'inverno sta diventando sempre più giocabile, l'agenda intendo, e stanno uscendo altre carte come per esempio Moth Kairin adesso che abbassano la riserva, cioè... magari nel senso diventa potenzialmente più significativa la dinamica sulla riserva di mano. Comunque potrà riserva molto bassa al tuo avversario, vi assicuro che è molto difficile per l'avversario riprendersi da queste cose. Se non hanno una counting coppers magari per riprendersi poi dopo diventa veramente difficile. Possono avere ori, possono avere magari personaggi in campo, ma diventa difficile. Va bene, io direi che abbiamo concluso, questo è il primo chapter e già apre tante cose interessanti sulla nuova meccanica. Abbiamo visto la nuova agenda da subito, che è una nuova agenda tutta da sperimentare, e poi abbiamo visto che comunque meccaniche delle precedenti espansioni non sono state abbandonate ma tornano. E bene, quindi questo comunque... è un bene. Vediamo un po' che cosa ci riserverà il ciclo. Ok. Va bene, direi che possiamo chiudere qui, è tutto con questa unboxing, vi rimandiamo ai prossimi video del Conclave e un saluto da Massimo. Un saluto dal Cal. Ciao! Trama, estate fortissima. Potenzialmente sì, però. Trama, inverno che... la aggiungi perché è un inverno. E perché rompere palle Lannister? Io però non dovrei dirlo questa cosa. Agenda... secondo me potenzialmente mortale. Sì. Speriamo che la gente non se ne accorga. Ma non a breve termine. Speriamo di no. Speriamo di no. Fa schifo se non hai bruti. A me piace, bella. E Grit, era bella comunque Grit. Fa tipo schifo lo stesso. Bella. A me fa cagare, non la metterei mai. Bella. Ricasso, ma perché? Bello. Bello per la speranza che ci dà, le speranze. Chi visse sperando... Vado in controtendenza, a me fa cagare, vediamo, non lo so, fa schifo, va in combo con l'Isola dei Corvi forse, ma tanto le cose non le rivedi perché sei sfigato, quindi fa veramente cagare. È pessimismo cosmico. Moth Kaitlin, ragazzi, perché costa 2 per fare un che schifo. Il discepolo abissale ne stiamo anche a parlare, una merda. Sai che gli hanno messo la limitazione di 2 volte per fase, non so come fai a farlo 2 volte per fase. Attenzione. So. Attacco delle montagne. Io avrei pagato per avere un evento così coi Dothraki. Ovviamente a chi lo danno? Ai barbari. Ma comunque sia un evento strano, perché sicuramente tanto i mazzi barbari non se ne faranno perché fanno cagare. E quindi anche questo evento di riflesso fa cagare. Corvi di pietra fanno schifo. Sono ripilanti.
Capo Tempesta è una carta che potrebbe veramente spostare tantissimo, una carta sbroccatissima, non so per quale cazzo di motivo l'hanno stampata. Altra roba per i Baratheon Dominance, che levati. Questo personaggio è completamente privo di qualsiasi logica e qualsiasi senso. C'è di buono che almeno non lo setappi. Oppure lo setappi pure, perché tanto non la perdi sta minchia di potere. Oppure se la perdi poi te lo riprendi. Vabbè, questo qui è luogo Nightwatch onesto. Bello. Onesto. Niente di che, ma neanche debole. Può fruttarti una carta a turno. Questo qui è un costruttore povero sfigato. Non credo che verrà giocato. Cioè, troppa roba migliore. Troppo. Ma davvero? Vabbè. Ma davvero? Vabbè. Ma la gente playtesta? Ma se tu hai 5 lady in gioco, come la mettiamo? No, vabbè, dai, vabbè. 3 lady in gioco, come la mettiamo? Vabbè, hai vinto. Vabbè, ma di cosa stiamo parlando? Una per sfida, quindi aspetta, questa, 3 punti. Questa, 3 punti. Il rosa per Lady Sansa, 4 punti. Ho vinto. Ma che cazzo? Anche questa, guarda, è che c'è di buono che è fedele, perché sennò c'è di era buono, veramente allucinante. C'è di buono che l'altra è forte. C'è di buono che l'altra è forte, però qua non stiamo parlando di Tywin 2.0, qua stiamo parlando di Margery 2.0, che comunque sceglierai tu. Quel più 3 di forza magari non ti sposta più di tanto e preferisci ammazzare un Bran per avere un Renly. Quinto personaggio con fame in casata. Questa qua fa schifo al cazzo, era bella se si poteva settappare, se potevi dargli qualcosa, infatti sono andato a prendere il bigino, se non puoi setapparla fa schifo. E Ostler, quando ci saranno dei tool interessanti si potrà parlarne. È bello. Ma va a fa cagare, un vecchio di merda. La scelta di Smilla è? Milli ha scelto... Sì, amore, sì. Sì? Grazie, Facci dei vedere baci. la scelta. Eccola qua. Ha ragione. Come darle torto.